Vi ricordate questa panca qui? Ebbene sì, amiche ed amici, è arrivato quel momento in cui dobbiamo fare il cambio stagione. Ma questo step è molto più piacevole, devo dire, perché si tratta del cambio stagione di tutti i capi all'uncinetto estivi che ho realizzato nel corso di questi anni. Questo è anche un modo carino per rinfrescarci anche un po' la memoria di tutti i progetti che ho realizzato e che sono disponibili qui sul canale. Quindi potresti vedere per la prima volta, se mi segui da poco, qualche capo di abbigliamento estivo o qualche accessorio che ti potrebbe piacere e che vorresti magari realizzarlo. Magari vi lascio poi tutti i link sotto a questo video. Intanto procediamo per gradi. Andrò a riporre tutti questi capi nella mia arrella che ho di fronte a me, o comunque sull'arrella che ho qui accanto a me. Partiamo esattamente da qui. Scusate se ogni tanto vi darò le spalle, ma per forza di cose. Qui c'è una bag super invernale, la mettiamo da parte. Inizio a togliere tutti i capi di abbigliamento invernali. Al momento li piego e poi vi faccio vedere cosa ne farò. Questo è il cardigan cappottino Golden, via. Questi sono molto più voluminosi. Poi abbiamo il poncho. Questi cappottini li tolgo da qui perché non c'entrano niente. Tolgo anche il giubbino che ho dietro. Magari tolgo anche le camicette che non c'entrano niente. Qui è la maglietta, via. Il cardigan Yvonne lo lascio perché comunque l'ho realizzato in cotone, potrebbe essermi utile nelle serate estive dove fa un po' più di freschetto. Lo stesso vale per il cardigan a punto archetti realizzato in cotone e lo stesso per il sabrin. Magari li posso mettere anche dietro. Tra l'altro vi ricordo così a titolo informativo che al cardigan Yvonne ho abbinato la bag nodo giapponese con le mattonelle Granny. Il maglione con la canotta non è estiva, l'ho lavorato con un filato invernale per essere abbinata appunto al super maglione corto, li metto da parte. Il cardigan Blades lo tolgo anche con le due mattonelle esagonali. Qui abbiamo il cardigan Elan, è pesantuccio anche per delle serate estive, quindi via. Diciamo che questa è la parte un po' più camurrusa, come diciamo noi a Palermo. Altro cardigan pesantissimo, super caldo. Questo va bene per tipo dicembre-gennaio sulla neve, magari sull'Etna, non di certo qui, però l'ho fatto per voi perché me lo chiedevate da tanto. Infatti l'ho realizzato sul modello del primo, però quello con il filato marshmallow è molto più pesante di questo, devo dire. L'ho indossato, a voglia se l'ho indossato, non passavo assolutamente inosservata. Qui ho una serie di cosucce che utilizzo in estate, tra l'altro anche una borsa che non ho mai utilizzato, ha pure l'etichetta perché l'ho presa perché era al 50%, quindi da 20 l'ho pagata 10. Vabbè, vediamo se la sfrutto quest'estate, più tutti i portacellulare che sono stati molto utili durante le vacanze, ma io l'ho fatto anche all'uncinetto. Ora qui abbiamo una serie di maglioni. Qui c'è sta borsa che ci fa qui. Boh, vabbè, togliamola. Maxi maglione, via. Non ci credo che sto facendo questa operazione, non ci credo. Questo è il maglione che ho fatto lo scorso inverno, nel 2025. Vi è tanto piaciuto, con sole 2 mattonelle quadrate. Poi abbiamo, non si dovrebbe fare così perché si slabbra lo scollo, però non fa niente in questo caso. Qui ho il gilet con tanto di trecce, questo è bellissimo. Volendo potreste prendere ISPO, visto che me lo chiedete sempre. Non andate a realizzare il collo e andate ad utilizzare semplicemente del cotone. Che filato utilizzare? Semplicemente quello che trovate su momiscrochet.it, un 100% cotone, maglioncino Aspen molto particolare, l'ho indossato anche quest'anno. Comunque in generale ho utilizzato quasi tutto l'abbigliamento che state vedendo adesso, infatti è messo qui proprio per questo motivo, così io lo vedo e lo indosso. Qui nel frattempo si sta creando una montagna di abbigliamento all'uncinetto e vabbè, dai, tolgo da una parte e metto dall'altra. Maglioncino col colletto super facile e veloce per chi vuole realizzare per la prima volta un maglioncino, che praticamente ho realizzato su base di questo non c'è il tutorial, ma di quello sì. Questo l'avevo realizzato così per i fatti miei. Io sono solita mettermi sul divano davanti alla TV e iniziare a creare così senza registrare, mi piace molto, senza avere lo stress di registrare vari contenuti. Non vogliatemene a male se dico stress, però
però fare uncinetto per i fatti propri, comodamente sul divano, a guardare la TV, ad ascoltare musica, è ben diverso che registrare proprio il contenuto stesso, spiegare passo passo quello che si sta facendo. Lo sapete, se mi seguite da tempo, io vado molto a sentimento, non faccio calcoli, non faccio niente, eccetto se quel determinato progetto non richiede un multiplo di lavorazione, allora lì mi vado a studiare un po'. I cardigan che posso sfruttare in primavera estate, siamo ancora in primavera, in estate ci arriveremo il 21 giugno, quindi per adesso questi li lascio qui. Qui ci sono altri 2 bolerini che avete tantissimo replicato, sono molto contenta. Tra l'altro una di voi ha acquistato il cotone sullo shop momiscrochet.it per realizzare, e credo questo, sulle tonalità del beige. Ovviamente le ho consigliato quanti gomitoli acquistare per la taglia, anche la quantità per personalizzare il progetto e farlo con la manica più lunga, eccetera eccetera. Infatti la maggior parte di tutti questi capi di abbigliamento che io vi mostro, sia invernali che estivi, comunque li potete replicare con i filati che sono disponibili su Momis Crochet. Se volete qualche info, avete qualche dubbio anche su taglie, quantità di filato da acquistare, scrivetemi pure. Qui ho altre 2 borse super pellicciose invernali, quindi le toglierei pure. Adesso riempiamo questa serrella con l'abbigliamento estivo. Devo togliere anche l'ultima maglia che ho realizzato, appunto Granny Zig Zag. Iniziamo con il vestitino punto ventagli, ovviamente. Qualcuno di voi mi ha chiesto: ma bisogna foderare questo abito? Allora, io non lo fodererò, indosserò questo capo con una sottoveste nude, quindi metto il primo abito qui e andiamo a prendere la panca. Ho dimenticato un altro progettino, la maglia Glenda. Anche questa si potrebbe sfruttare adesso, ma ormai indosso soltanto canotte o t-shirt manica corta. Via! Iniziamo con la camicetta Granny, un progetto molto facile e veloce. Ve lo ricordate? Sono tutti belli puliti e profumati, pronti da indossare. Qui abbiamo il copricostume Noah, anch'esso un progetto super facile e veloce. Tra l'altro queste stampelle sono formidabili perché sono antiscivolo. Qui abbiamo il bellissimo berretto cappellino che anche quest'anno è in trend, il mesh hat, quindi quello appunto rete. Io qui ho invece realizzato questa texture a ventagli alternati con qualche perlina, bellissimo. Il top all'americana, quindi con collo all'americana. Nel corso degli anni mi avete tanto chiesto il tutorial di sto top e poi è arrivato l'anno scorso, lo metto qui, perché ho realizzato la versione monocolore in lilla con queste bellissime margheritine di cui c'è il tutorial. Anche qui, volendo, potete realizzare lo stesso top col cotone che trovate sul mio shop. Che faticaccia, amiche ed amici, fare questo, però dobbiamo farlo, magari è più piacevole perché si tratta di abbigliamento all'uncinetto. Passiamo alla canotta Dakota, realizzata con 8 mattonelle Granny, altro progetto super facile e veloce che vi consiglio di fare, bellissimo. La canotta retata il punto rete è molto in voga anche quest'anno, io l'ho realizzata tanti anni fa sta canotta tutta a punto rete, già i contenuti praticamente sul canale ci sono. Sono stata probabilmente una visionaria, anzi in generale sono un po' visionaria, devo dire, perché ho sempre realizzato nel corso di questi anni progetti che sono andati poi popolari, virali, o quest'anno o l'anno precedente. Prendi per esempio il cardigan Blaze, appunto Granny, uguale. Altro progetto realizzato da tutti voi, anche qui appunto rete, l'ho visto replicato in tutte le salse e le maniere, però sappiate che l'originale è questo, con questo gioco di punti altissimi e punti bassi. Sono contenta di essere un'ispirazione non solo per voi community, amiche e amici che mi seguite, ma anche per i content creator stessi, ovvero chi fa lo stesso mio lavoro. Questa bellissima maglia con un bel gioco di lavorazione dietro a piramide. Tra l'altro questa maglia non è particolare soltanto per il disegno dietro, ma anche perché una manica è stata realizzata in un modo e l'altra l'ho realizzata in un altro modo, perché io sono un po' così, realizzata sullo stesso stile, uguale, cambia soltanto il colore, è favolosa. Da domani praticamente posso iniziare a sfoggiare tutti i miei progetti all'uncinetto, perché dovete sapere che io tutto quello che realizzo lo indosso, che sia capo di abbigliamento o borsa, io indosso tutto. Comunque mi rendo conto che è più facile togliere l'abbigliamento che metterlo sulla stampella, sulla gruccia. Poi abbiamo una bellissima canotta crop, questa è cortina,
molto facile, veloce. Poi abbiamo sta bellissima maglietta realizzata con un cotone sfumato. Questa ha un taglio particolare, anzi se volete personalizzare i vostri progetti in base alla vostra fisicità, che so, magari qui in alto siete un po' più strette e in basso sui fianchi, sul girovita siete un po' più larghette, questo progetto potrebbe fare al caso vostro, perché qui ho fatto aumenti, credo di aver fatto sì solo aumenti, adesso non ricordo, però ha un taglio particolare. A proposito di filato sfumato, ve l'ho detto sui social, ma qui su YouTube non è ancora, su Momis Crochet, sul mio shop sono disponibili anche dei gomitoli 50% cotone e 50% viscosa di bambù, disponibili in 3 sfumature ben diverse. Guardate che meravigliosi colori, davvero wow. Qui abbiamo la canotta crop top granny, la t-shirt pomillo, facilissima, un'altra canotta, non mi ricordo il nome, ma comunque in generale tutto quello che vi sto mostrando lo trovate nella playlist dedicata qui sul canale, abbigliamento estivo all'uncinetto. Ci sono ben 36 video. Anche questa canotta appunto ventagli corallo la trovate sull'altro canale, Tsunami Crochet Makers. Qui vi mostro la t-shirt Dipsy, un progetto strapopolare che in tanti avete replicato e che vi consiglio di replicare col filato sfumato che trovate sempre sullo shop. Questo top l'ho realizzato l'anno scorso appunto Prada, in realtà era un bikini, poi l'ho trasformato in un top e ho abbinato non solo la cuffietta appunto ventagli, ma anche un girocollo, un gioiello all'uncinetto. Qui abbiamo il super popolare ballerino appunto in rete con le conchigliette, un progetto che vi è strapiaciuto, che io ho abbinato sia alla canotta Egle che alla tote bag realizzata con lo stesso filato. Ed infine qui abbiamo un bellissimo completo canotta, gonna e braccioli. E voilà, amiche ed amici, alla fine ho velocizzato un po' perché altrimenti non rientravamo nei tempi, sarebbe stato troppo lungo questo video. Qui ho gran parte dei capi all'uncinetto realizzato nel corso di questi anni, qui ho qualche altra cosina sparsa un po' per casa, devo recuperarla, fatemi sapere se vi può interessare, che in qualche contenuto anche in verticale, in uno shorts breve, vi faccio vedere qualche altro capo. Qui la mia panca è finalmente vuota, non c'è più nulla, sono molto contenta. Sappiate che per gran parte di questi capi ho abbinato non solo gli accessori, quindi i cappellini, ma anche delle borse. Fatemi sapere se in un prossimo contenuto video proprio come questi, molto leggeri e di intrattenimento, vi va di vedere anche qualche borsa, qualche accessorio che voglio tirare fuori per quest'estate 2026. Spero che questo video vi abbia intrattenuto, ma soprattutto spronato a fare il cambio stagione, non solo di uncinetto, ma anche di capi di abbigliamento normali, Io quello l'ho già fatto, ma in parte dovrei proprio continuare un altro pochetto per completarlo, ma lo farò. Un'ultimissima cosa, non è finita qua, perché sì, ho messo in ordine la mia rella che è un po' vuotina, anzi, vediamo di riempirla un altro po', più o meno so cosa vorreste vedere come prossimo progetto, infatti ho un po' di lavori in corso, però nel frattempo scrivimi anche in questo video cosa ti piacerebbe vedere prossimamente, insomma qualsiasi cosa tu voglia realizzare, dammi qualche idea e fatti sentire nei commenti. Dicevo, fammi sapere anche, ecco la montagna, la vedete la montagna, però adesso vi faccio vedere meglio. Grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do l'appuntamento al prossimo contenuto qui su YouTube, ma anche sui vari social, seguimi anche lì, ti do l'appuntamento al prossimo contenuto. Un bacino a tutti!